Un saluto a tutti e oggi volevo portarvi a fare un pranzo bushcraft o perlomeno un pranzo outdoor qua nel bosco. Volevo provare un tarp predisposto per la stufa a legna e quale meglio giorno se non un giorno piovoso? Beh, cerchiamoci un campo base o perlomeno uno spiazzo dove accamparci. Direi che qui come accampamento va benissimo, abbastanza in pari, ho tanta legna da utilizzare, mettiamoci al lavoro. Questo è il tarp che vi parlavo prima e questo è già predisposto per una stufetta da tenda. Ora lo monto e poi vi dico alcune caratteristiche di questo tarp. Ovviamente è iniziato a piovere, però vabbè. Una volta che avete fissato il primo cordino, ora io l'ho fissato un po' così perché ho furia perché piove, fissate e mettete in tensione col il picchetto che trovate dentro la confezione l'estremità, così da ora da poter finire di mettere i picchetti ai lati e più o meno ci siamo. Tanto oggi non tira vento, quindi altri tiranti e altri cordame non serve. Direi come struttura ci siamo. Vi faccio vedere alcune cose. Qui ci sono altri occhielli e non occhielli, questi sono rinforzati, come potete vedere anche le cuciture sono doppie cuciture. La cosa di questo tarp è che ha anche questo molte configurazioni. Questi ci sono altri occhielli per controventare il telo. Ora oggi siccome piove non ho tempo, l'ho messo su così. Vedete là quella specie di feritoia di triangolino? Da lì passerà la canna fumaria della stufetta. Allora, come caratteristiche principali di questo tarp è che riesce a sopportare una colonna d'acqua di 2500 mm. Non sembra tanto, però nel bushcraft è più che sufficiente. Ora, lo spazio qua dentro ci stanno comodamente due persone, come potete vedere io ho già anche lo zaino piazzato lì, quello che ho parlato nell'altro video, lo Stubben, che mi servirà da appoggio. Lì ho altro materiale che ora mi servirà. Come peso compreso di tutti i picchetti e di tutti i cordame, cordini eccetera, siamo sui 3 kg. È tanto, perché con lo stesso peso uno potrebbe benissimo prendersi una tenda Ferrino e amen, però non è nello spirito del bushcraft. I materiali è il 70% cotone, il che è una grande cosa, e il 30% poliestere che gli dà l'impermeabilità. Come vi ho fatto vedere, i cordini sono anche questi, sembrano di buona qualità, boh, non so perché, ma sembrano di ottima qualità. La particolarità, un'altra particolarità di questo tarp è questo triangolo ha una sua estremità. Serve anche per la pioggia, infatti dentro è completamente asciutto, perché qui uno ci può mettere un'altra cordicella e tenere tutto in tirare. Ecco fatto, ha 2 corde. Ora non state a guardare i nodi che io li ho fatti un po' così velocemente di furia, ma come potete vedere ha 2 punti d'ancoraggio a un albero. Adesso montiamo la stufetta. Per la stufa c'è questo triangolo e lì passerà la canna fumaria. Vi mostro un po' l'interno. È molto spazioso per essere un tarp, ci si sta comodamente in 2. Stufetta montata, guardate che spettacolo è il camino. Ovviamente continua a piovere, anzi è quasi meglio perché almeno mi sento più sicuro per il fuoco. Insomma, non si sa mai in mezzo al bosco, però se piove. Ok,
siamo pronti per accenderla. In ogni filmato di bushcraft che si rispetti, questa pratica non può mancare. Nel bosco è cominciato a piovere abbastanza discretamente e guardate che bello. Direi che come hamburger ci siamo. Vediamo se riesco a cuocerlo sopra la nostra stufa. Comunque il tarp regge molto bene alla pioggia. E intanto vi faccio vedere che bellezza. Nel mentre mi cuoce l'hamburger io vi parlo un altro po' di questo tarp. A differenza degli altri è un tarp per le alte temperature, tra virgolette, diciamo, perché all'interno si riscalda il tutto tramite, come potete vedere, la stufetta. Quindi per questo è stato fatto in cotone e non completamente in poliestere o altre plastiche. E le dimensioni totali sono 3 metri per 3 con tantissimi occhielli, quindi potete fare tutte le configurazioni che volete, 9 punti di ancoraggio a terreno e altri 4 occhielli per controventare il tutto. Ovviamente il tubo per il camino è configurabile come uno vuole, nel senso, se avete un'altra stufa e non quella della Pomoli potete direttamente allargare il foro. Io praticamente, però questo lo danno chiuso, con un coltellino ci fate una X e via. Poi ovviamente lo potete anche cambiare, perché questo è un velcro, sicché se un giorno dovete avere o più grande o più piccolo il tubo d'aspirazione, la cappa diciamo, potete cambiarlo quando volete. È molto impermeabile perché l'acqua, vedete come fa l'acqua? Rimbalza. Quindi escluso questi sono in tessuto, tutto il resto è estremamente impermeabile. Questi sono veramente resistenti, sì. E non l'avevo mai visti io su un tarp degli occhielli fatti così. Rifiniture fatte molto bene e direi che le cuciture sono estremamente resistenti. Inoltre è presente un piccolo gancio, un occhiello per tenere su la lanterna o torcia che abbiamo. Come vedete è in un punto strategico perché è proprio all'apice di tutto il tarp. Come ultima chicca, se volete tenere aperto, diciamo, la feritoia per il comignolo, qui vi è addirittura il laccetto per fermare la protezione per quando la chiudete, perché così non va a finire sopra il comignolo.
ovviamente esiste anche il tarp senza questo triangolo qua, semplicemente un telo di 3 metri per 3 senza questa opzione. Costa un po' meno, comunque il costo di questo mi sembra sia sui $140, ora è anche in sconto. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Guardate come scivola via l'acqua, vi lascio tutti i link in descrizione, dicevo. E purtroppo il tempo oggi piove, è brutto, non posso farvi vedere altro. Volevo intagliare anche uno spirito del bosco, ma con questa pioggia è inutile. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se volete supportarlo e un saluto a tutti al prossimo video.